con la pensione non tiravano più avanti, quindi sono diventati manovalanza. C'è una grossa criminalità nigeriana, ma senza documenti soprattutto, perché magari gliel'hanno rubate qui a Roma e vengono in aeroporto per partire. Il tentativo dell'immigrazione clandestina. Qual è la quantità più grande che ti è capitato di sequestrare? 52 kg. Ma se guadagnava a farlo? No. Zero. Oggi siamo alla stazione Termini, da Airport Security Italia, siamo venuti alla stazione. Abbiamo portato un personaggio di spicco, perché conosciutissimo per la trasmissione, ma poi in realtà la faccia della trasmissione era una cosa, ma tu per quanti anni hai fatto il poliziotto? Ho fatto per 30 anni, sono stato in polizia. Mo sei in pensione. Adesso sono in pensione da quasi 3 anni. E nasce lo show da una cosa così drammatica, che è quella di fermare le persone. Il nostro normale lavoro che era in aeroporto, normale amministrazione, nel senso fermare le persone a secondo delle indicazioni che avevamo, perché chiaramente a prescindere dall'effetto televisivo in cui si vedeva forse fermate a caso, ma non era così. Già ogni persona che abbiamo fermato sapevamo già che dovevamo fermare quella, né più e né meno. Partiamo qua dalla via forse... Ciao, tutto a posto. Partiamo qua dalla via forse più problematica di tutta la stazione, l'incrocio eccetera. E la prima domanda è, ma quelli che si vedeva in TV, li arrestavate per davvero? Cioè non erano comparse? No, erano tutti fatti reali, come abbiamo già detto. Tutti fatti reali? Che si sono sviluppati da ottobre 2019 fino a maggio 2021. Il National Geographic ha trasmesso le riprese con quelli diciamo positivi, ma tanti sono stati negativi, non sono state trasmesse come riprese, ne avranno trasmesse 2 o 3, non di più, insomma, negative, quelle più simpatiche, tipo la cubana. Immagino che c'è stata una selezione. O quello che veniva con il parrucchino, insomma. Questo qua, ma sono potenziali corrieri. Adesso al di là del fatto droga, no? Perché poi voi prendevate non pesci piccoli ma anche corrieri importanti che venivano anche da luoghi, ma c'erano anche altri fenomeni tipo l'importazione di cose che non potevano essere importate, tipo il mangiare, mi ricordo. Ma in aeroporto diciamo la tipologia dei reati in aeroporto e basta, a prescindere dal fatto che quando tu fermi e c'hanno dei cibi che non possono portare, quindi poi a quel punto li passavamo alla dogana, perché la dogana è più esperta in materia. Per altre situazioni dove l'importazione di valuta in linea di massima si faceva insieme, era un lavoro che si faceva, l'importazione e l'esportazione di valuta si faceva sempre con la dogana, perché comunque sono reati valutari, ma in aeroporto la polizia di frontiera, poi soprattutto la polizia giudiziaria. Ciao. This man very good. This man he want to this country. This man he don't want Roma like this. This man no racism. You are racism. You need to go to doctor. This man he need to be president this country. Sono reati molto antipatici, sono quelli in linea di massima quando ancora succede tutt'oggi degli operatori aeroportuali un po' mariuoli che mettono le mani nei bagagli dei passeggeri. Ma è capitato anche magari i corrieri, le persone che facevano i viaggi si trovavano magari determinate cose, ad esempio cocaina, ma non sapendo proprio che ci fosse all'interno? Allora è capitato una volta un episodio particolare chiaramente su una tratta rischio, che era una tratta da Santo Domingo. Arrivò un bagaglio che fu lasciato nel nastro bagagli con il tag identificativo, la targhetta intestata a una persona che risultava avere anche altri bagagli.
però aveva preso gli altri e ha lasciato questo, quindi all'ispezione del bagaglio è risultato contenere un'ottima quantità di droga, adesso mi ricordo una decina di chili, quindi l'ho messo da una parte con delle telecamere di controllo, però nessuno, perché avevamo sospettato che qualcuno dovesse venire a prendere, cioè, all'interno dell'aeroporto. Una sorta di bagaglio anonimo che stava lì. Che doveva essere preso e portato fuori. Magari da qualcuno che se la rischiava. Perché comunque 10 kg di droga se te prendono. Qualche aeroportuale sicuramente, perché comunque la zona era nella zona interna, quindi qualche aeroportuale. Qual è la quantità più grande che ti è capitato di sequestrare? 52 kg. 52 kg? Cioè immagina riempire una valigia con 52 kg. No, era in cartone, un pacco. Ah, un pacco proprio? Cioè proprio della serie, come va? Fai un pacco di 52 kg di droga. 52 kg, anche là ce ne siamo accorti, qualcuno l'avrebbe dovuto prendere perché stava fermo nel lost and found, ma nessuno poi l'ha ritirato perché probabilmente si è accorto che noi gli stavamo dietro. Che qualsiasi indagini vanno fatte accurate, perché fino a prova contraria, come si dice, sono innocenti. Vabbè, qui rispetto all'aeroporto ci stanno tanti fenomeni. Sì, vabbè, fenomeni diversi. In aeroporto il fenomeno che non c'è qua, lì c'è il tentativo dell'immigrazione clandestina. Ah, giusto, perché c'è persone che magari senza documenti o con documenti falsi. Documenti falsi o con non in regola, oppure che vengono poi comunque agevolati nell'ingresso. Purtroppo per noi abbiamo avuto anche, dico purtroppo perché abbiamo avuto colleghi presi che agevolavano questi ingressi. E questo è brutto, così come abbiamo avuto colleghi che trafficavano in sostanze. E è difficile, magari se un tuo collega fa una cosa del genere poi andare a prenderlo. Dal punto di vista umano posso dire una parola, te rode proprio il culo, detto in maniera, perché tu fai il tuo, cerchi di lavorare in una certa maniera. E lui ti ha gettato fango sul tuo lavoro. Sul lavoro di tutti, non è giusto, infatti. Favoreggiamento, viene punito il favoreggiamento all'immigrazione clandestina, cioè colui che viene, se qualcuno ti aiuta, noi abbiamo fatto un'indagine nel 2012, abbiamo fatto quasi 40 arresti e 70 denunciati, un traffico di... Perché c'è un mercato, no? Cioè fare entrare uno in Italia vale... Agli albanesi che arrivavano in Italia con il loro passaporto, non necessitavano di visto, venivano in Italia, venivano presi da una persona, parcheggiati per 2 o 3 giorni in un albergo, venivano forniti di una carta d'identità italiana con una foto sostituita e dopodiché cercavano di partire per il Regno Unito o per l'Irlanda. Il capo era un albanese di questa associazione e più tutto il corollario che c'era dietro. Insomma. Tutte le persone che voi arrestavate, controllavate, poi per apparire in un programma TV vi davano la liberatoria. Firmavano una liberatoria. Cioè uno viene arrestato alla produzione del programma presentava un foglio dove richiedeva la liberatoria e loro quasi tutti, almeno tutti quelli che avete visto l'hanno data tutti. In altri che non sono andati in onda non hanno dato liberatoria. Ma forse in 2 o 3 sulla maggior parte degli episodi che ci sono stati. Quindi. Ma c'è anche una voglia di essere protagonisti anche nel dramma, no? Cioè dice, mi hanno arrestato, però finisco in un programma TV, capito? Probabilmente anche questo. No, dici vabbè. Diciamo che l'ego personale è talmente alto. Intanto mi hanno arrestato, a sto punto fammi diventare famoso. Magari anche nella speranza che il giudice possa essere un po' più clemente, se sai l'ho visto in televisione, che ne so, ci può stare tutto nella vita. Non so che dirti, anche in momenti drammatici, come si è visto nell'episodio del nigeriano che veniva arrestato e che in ginocchio piangendo mi ha chiesto di lasciarlo libero, insomma. Traffico di valuta, che però comunque era valuta, veniva fuori dal traffico di stupefacenti. Quella era un'indagine alla squadra mobile di Teramo. Mi stai a raccontare che avete fatto pure un appostamento qua nel 2000. Nel 2000, perché tu non hai sempre lavorato in aeroporto. No, io ho sempre stato in aeroporto. Ah, sempre? A parte un anno di reparto mobile, dal 92 al 93, dal 93 in poi sempre in aeroporto. Ah, pensa che esperienza. Però le indagini, la notizia la apprendevi in aeroporto, poi quello ti portava fuori a operare, non è detto che operavi sempre in aeroporto. Un'operazione, un appostamento, stavamo dietro un rumeno
meno che trafficava in documenti falsificati. Stavamo qui a Piazza della Repubblica, lui portava qui il padre privo di arti, lo metteva all'angolo tra Piazza della Repubblica e Via Nazionale a chiedere l'elemosina e lui si appostava nei pressi, faceva caldo e per dissimulare chiaramente noi venivamo abbastanza, come si suol dire, scacciati. C'è un collega che si è presentato in calzoncini, ciabatte, cappellino. Proprio venuta dell'occhio. A un certo punto che faceva caldo si è messo un attimo seduto sui gradini lì di Piazza della Repubblica, tra Via Nazionale e Piazza della Repubblica. Si è levato il cappellino che c'era in testa, mentre si asciugava il sudore è passata una signora che gli ha fatto l'elemosina, talmente stava messo male. Si era talmente immedesimato. Sì, immedesimato. Immigrazione clandestina, quella degli albanesi. Stavamo a Osteria del Curato, vicino alla metro. Sì. Sapevamo che forse ci poteva essere uno scambio di documenti. M'hanno due colleghi, a un certo punto mi chiamano, dice questi stanno a fare, questi due che stiamo dietro stanno a fare su e giù con dei contenitori, delle cose, che roba, dice, che dobbiamo fare? Vediamo come va, se a un certo punto li fermate e vedete perché probabilmente ci avranno roba, se portano queste cose così di nascosto fanno che ci avranno roba. Insomma dopo 10 minuti mi chiamano, hanno fermato, dice no, dice guarda che stanno a trafficare birre, erano tutti piene di birre, le birre loro. Il fatto che tu hai questo approccio delle volte anche paternale, no? Con le persone che fermate, no? Tipo dai, non mi fa perdere tempo, su, diamoci una mano. L'approccio questo un po' così, l'aeroporto ti permette, come ho detto, ti permette un approccio diverso rispetto a quello che può essere la stazione o la strada. Infatti tanto di cappello ai colleghi che ogni giorno stanno per strada che rischiano tanto. L'aeroporto, la persona che arriva si trova in una zona già sterile, si presume che comunque all'atto della partenza siano stati controllati per ciò che riguarda armi, coltelli e quant'altro. Quindi rimaniamo dal fatto, sì, ci potrebbe essere il rischio di una colluttazione, ma normalmente è relativo perché comunque non vai mai da solo, sei sempre almeno in 3, poi ci sono in aeroporto come ti giri, cioè come fai 10 passi e c'è la pattuglia della Guardia di Finanza e c'è l'altra pattuglia nostra. Rispetto a qui alla stazione che è aperto... Qui le vie di fuga sono infinite. Sì, assolutamente sì. Qui è aperto a tutti, ti trovi già in città, l'aeroporto non sta in città, l'aeroporto sta fuori. Le persone non bivaccano lì, non hanno altri interessi, cioè le persone che si fermano qua dormono è perché comunque nei dintorni hanno altre situazioni dove possono barcamenarsi, delinquere in un'altra maniera o comunque riuscire a tirare avanti la giornata proprio perché hanno magari in un negozio trovano da mangiare, quell'altro che gli dà da bere, tutto quello che c'è. In aeroporto questo non c'è. Anche chiede spicci in maniera più continuativa. Sì, in aeroporto questo non c'è, non esiste, anche perché coloro che provano... È un ambiente anche più d'élite l'aeroporto. Sì, per forza. Visto il costo dei voli, visti comunque... Anche se adesso sono low cost, però ecco, anche il famoso traffico favoreggiamento all'immigrazione clandestina lo fanno coloro che si possono permettere un certo tipo di... Se no gli altri con la nave, col barcone. Certo. C'è stato un periodo antecedente alle riprese dove nel giro di 6-8 mesi ho sequestrato circa 36 kg di eroina proveniente dall'Africa. Venivano trasportati da pensionati greci che afflitti con l'economia che hanno avuto brutto calo economico, la crisi che hanno avuto, con la pensione non tiravano più avanti, quindi sono diventati manovalanza. All'epoca lì c'era una grossa criminalità nigeriana che li mandava giù a prendere i carichi di eroina per portarli poi in Europa. Quando prendevate, che ne so, il pensionato così? Il pensionato così ti fa pena. Era difficile ti pure. Ti fa pena. Perché tu dici questo per una vita ha lavorato, c'è una pensione... Se avete visto gli episodi, dice dimmi dove sta, gli dicevi che porti qualcosa, il pensionato ti diceva sì, ce l'ho qui. Dice ma perché lo fai? Perché sto messo in questa maniera? Dice io lì non mi posso comprare una medicina, non posso fare niente. Poi ci sono anche persone che non ti fanno pena. Chiaro, beh, certo. Non è mai successo nei suoi arresti magari che questi corrieri avessero qualcuno di potente, insomma, no? Alle spalle. Avessero qualcuno di potente e l'hanno minacciata, insomma, di morte o di qualsiasi cosa, insomma, per una ritorsione, qualcosa. Mai ricevute minacce, se non una volta ho avuto un episodio strano
tanti anni fa, dopo che avevo individuato una persona che aveva picchiato, aveva sfondato il timpano a un altro, e avevo fatto un'indagine e quindi l'avevo incastrata in una certa maniera, nel senso tutta un'indagine fatta con tutti gli accertamenti, eravamo risaliti a questi. Fatto sta che dopo che l'abbiamo individuato, siamo andati a casa, non c'era perché aveva cambiato, aveva capito l'antifona, quindi questo è stato poi preso successivamente dopo 4-5 mesi. Ho ricevuto 2-3 telefonate un po' strane a casa, però hanno lasciato il tempo che trovano perché... È stato insomma molto breve, non hanno insistito. No, solo io in 30 anni solo quella volta, nessuno si è mai non ho mai ricevuto, magari non ha voluto chiedere mai ricevuto minacce, nulla, fortunatamente. Che hai deciso di fare il poliziotto? Ci sono arrivato quasi per sbaglio, nel senso che mi sono diplomato, ho fatto l'anno di militare nei Parà, dopodiché ho provato a sfruttare il titolo di studio ma non ci sono riuscito. Ho fatto 2 anni di autista, trasportatore facchino, factorio in una ditta di 3 persone. Poi ho fatto 6 anni la guardia giurata e poi è uscito fuori questo concorso in polizia che l'ho fatto, come ho sempre detto. Il fatto di essere andato a fare la prova scritta lo devo a mia sorella, quella più piccola, perché gli avevo fatto fare la domanda pure a lei, perché all'epoca fuori erano 960 posti e si presentavano in 110.000 persone. Ammazza, che selezione, oh! E ho detto tanto che ci vado a fare. Ma c'aveva raccomandazione? Senza raccomandazione ai tempi? Aspetta. Che ci vado a fare la prova scritta. E invece mia sorella mi ha detto no, mi sono preso il giorno, ora ci andiamo. Insomma, fatto sta, l'ho superata con un punteggio alto, e sono risultato, mi hanno chiamato per le visite e poi lì chiaramente c'è la raccomandazione, aiutati che Dio ti aiuta, visite e tutto il resto, perché si sa che poi... Su 100.000 e 960 è veramente... Però sono risultato vincitore di concorso. L'8 gennaio 92 sono entrato al corso. Nessuno in famiglia tua veniva dalla polizia? No, mio padre ci aveva provato a entrare in polizia, non c'era entrato perché aveva un problema a un occhio. Mio padre ha fatto la guardia giurata per tantissimi anni, quelli che si vedono nei film con la bicicletta, il vigile dell'urbe. La nottola c'era, quello che girava con sta bici. Quello che girava la bicicletta e metteva i bigliettini. Sono entrato, ho visto, insomma, entri, primo anno reparto mobile, manifestazioni, ordine pubblico, poi in aeroporto. Ragazzi, ciao. In aeroporto ho cominciato con 4 anni alla frontiera, al controllo passaporti, per un anno sono passato all'ufficio verifiche dei falsi, quindi in Borghese si lavorava sulle tratte a rischio immigrazione con dei passeggeri che cercavano di entrare con i documenti falsi e poi dal 98 sono passato all'ufficio polizia giudiziaria, da là sono diventato sottufficiale, ho fatto tutta la mia strada e mi sono divertito tantissimo. Si può lavorare e ci si può divertire, che è cosa fondamentale. Specialmente poi se hai dei colleghi con cui ti trovi bene. L'ufficio di polizia giudiziaria parte in aeroporto, vai dalle denunce, prendi le denunce alla gente che parte, che sta in difficoltà perché magari ha perso tutto, gli devi dare una mano. Perché arriva pure la gente senza valigie. Arriva senza documenti soprattutto, perché magari gliel'hanno rubati qui a Roma e vengono in aeroporto per partire e non possono prendere l'aereo e quindi devi cercare la farli partire uguale. Cerchi se puoi di farli partire, quindi parli magari con la compagnia perché sono di nazionalità statunitense, dice tanto quando arrivano negli Stati Uniti li prendi, cerchi l'accordo, una mano gli si dà comunque, quindi fai l'ufficio denunce, le estradizioni sono quel lavoro, praticamente gli italiani o altre persone ricercate dallo Stato italiano che vengono arrestate all'estero e consegnate all'Italia. Uno fra tutti, tanto quando fu all'epoca di Buscetta, che si vede scendere dal Venezuela qua, oppure quando è stato dell'Utri, all'epoca dal Libano qui, o insomma tanti altri personaggi che vengono in tutto il mondo. Il nostro ufficio cura anche la consegna alle polizie estere, cioè quelli che loro ricercano qua e che abbiamo noi qui. Che vi può capitare un mega criminale internazionale che ce l'hai. C'è un mandato di cattura europeo o internazionale, viene arrestato e poi viene consegnato a quello Stato, quindi vengono i poliziotti di quello Stato e se lo vengono a prendere.
negli ultimi anni entri anche con i codici rossi, cioè le violenze, quindi devi stare ad ascoltare bene la persona, quando ti arriva devi cercare di capire lo stato d'animo di colui che hai di fronte, cercare di essere il più asettico possibile, cioè nel senso a lei ti sta riferendo una cosa, poi sta a te trovare, ne prendi atto e poi tu devi trovare effettivamente i riscontri su se quello che dice è vero oppure no, perché poi rovinare una persona dall'altro canto ci vuole poco, ci si mette poco. Tu ti sei divertito col tuo lavoro, sei stato bene, però l'aggiunta del programma TV è stato un plus praticamente, tu ti sei ritrovato un giorno all'altro, oh, ragazzi, si registra anche il programma TV, no? E tu ti trovi da che stai a fare il lavoro tuo. Il funzionario mi ha detto, il capo ufficio mi disse guarda che lo devi fare tu perché non vuole fare nessuno. Io dice hai problemi? Io ho detto no. Ma se guadagnava a farlo? No. Zero. Io lavoravo, cioè tu lavoravi, ti riprendevano, sì, e basta. Dice questo è lo stipendio, manco un regaletto, niente. Se non prendeva soldi dal programma. Poi io... A parte che non possiamo prendere regali, o comunque non si possono prendere regali superiori a una certa cifra economica, nel senso che se ti offrono il caffè ci vai a prenderlo, è normale. Qual è la cifra superiore per così se si può dire? Adesso non ricordo comunque quanto? 500 euro. No, molto sarà, più basso. Sarà 50 euro secondo me. Massimo 50 euro. Sì, sì. Cioè danno 20 euro. I famosi coloro il panino. Il panino, ecco. Ma devi stare attento, pure il pranzo o la cena. Rischi che potrebbe sembrare una corruzione, capito? E se qualsiasi cosa ti viene dato che c'è un certo valore economico, tu relazioni e lo consegni al dirigente che a sua volta poi lo dà agli uffici superiori. Però tu sei passato dall'essere una persona che lavora per lo Stato a una persona conosciuta, cioè per strada gente, oh guarda ci sta quello dell'Airport Security, e ti ha cambiato un po' la vita questo, anche se non hai preso soldi fondamentalmente. Allora, la vita è relativa, adesso cammini meno tranquillo, nel senso che ogni tanto vorresti stare anche un po' eppure quelli che stanno sono meno tranquilli e te vedono, oddio questo mi resta. Poi alla stazione infatti qualcuno dice oh occhio che questo mi becca. Assolutamente no, però fa piacere, devo dire in sincerità, come stavamo parlando prima di ego, fa piacere essere riconosciuti, ti chiedono la foto, i complimenti, insomma. Adesso c'è qualcun altro che prenderà il tuo posto? Non lo so, adesso stanno girando altri, so che stanno girando un'altra serie, però non sai chi è. Non so chi è. Se volete fare delle domande scrivetele sotto nei commenti, perché noi abbiamo provato a fare un po' tutte le domande che ci vengono in mente, ma chissà quanta roba c'è sfuggita. E se volete poi un secondo episodio con l'approfondimento di tutte le varie domande, scrivetelo sempre nei commenti, perché non è che lo possiamo trattenere tutto il tempo, pure lui c'ha altre cose da fare. Tutto nei commenti e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!